Hai mai guardato una inbox aziendale e ti sei messo le mani nei capelli? Qualcuno dovrebbe rispondere a centinaia di quelle mail senza sbagliare, con le informazioni giuste e nel tono giusto. Ecco, la Anytime Challenge mensile di marzo chiedeva esattamente questo e io l'ho costruita. Oggi te la mostro pezzo per pezzo. In questo video vedremo come ho risolto la challenge Inbox Inferno di N8N. Parleremo di Vector Store con Quadrant, di ingestion documenti con embedding, di categorizzazione automatica delle mail, di creazione di bozze di risposta con le AI e di un sistema di valutazione che misura in modo preciso la correttezza delle risposte prima di mettere tutto in produzione. Se lavori con N8N e vuoi vedere un'architettura RAG completa applicata a un caso reale, questo è il video giusto. Se è la prima volta che arrivi su questo canale, mi chiamo Davide, lavoro da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni digitali e negli ultimi 5 mi sono specializzato in marketing automation e sviluppo di workflow intelligenti. Ho sviluppato oltre 100 workflow e sono stato nominato ai Community Awards 2025 di N8N con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quando parlo di questi strumenti, parlo di roba che ho testato e integrato nei processi aziendali. Ma ora torniamo al video. N8N ogni mese lancia una challenge per la community. Quella di marzo 2026 si chiama Inbox Inferno. Lo scenario è questo. Nexus Integration è una società fittizia che riceve email di supporto da clienti reali. Il problema? Arrivano messaggi di ogni tipo, setup question, domande di sicurezza, quesiti sul pricing, candidature di lavoro, eccetera, eccetera. Chi risponde? Un umano che deve leggere ogni mail, capire la categoria, trovare la risposta giusta nella documentazione aziendale e scrivere una risposta professionale. La challenge chiedeva di automatizzare questo flusso con N10 e intelligenza artificiale, non solo classificare le mail, non solo rispondere, ma anche valutare se la risposta è corretta, confrontandola con un dataset di test che contiene la categoria attesa e l'azione attesa per ognuno dei 20 messaggi del set. Il dataset di valutazione è un file Excel. Ogni riga è un'email. Ha il mittente, il destinatario, l'oggetto, il corpo, la categoria e l'azione attesa. E ci sono anche delle colonne di correctness, quelle che il sistema deve compilare. Questo è il punto di partenza. Adesso ti mostro come ho costruito il tutto. Il workflow che ho sviluppato è diviso in 5 sezioni principali. Ora le vediamo una per uno. Sezione 1. Creazione della collection su Quadrant. Prima cosa fondamentale. Serve un database vettoriale dove caricare i documenti di conoscenza dell'azienda. Io ho usato Quadrant, che è il vector store che preferisco per le integrazioni di N8N. È veloce, open source e supporta filtri per i metadati che ci torneranno utili. Ho fatto un video di recente riguardo a Quadrant e ve lo riporto sia in descrizione che qui sopra il video. In questa sezione del workflow c'è un nodo che controlla se la collezione esiste già su Quadrant. Se non esiste, la crea. Il nome della collezione è stato pensato in modo da essere facilmente identificabile. All'interno di Quadrant ogni documento viene rappresentato come un vettore ad alta dimensionalità. Sezione 2. L'ingestion dei documenti. Questa è la parte che molti sottovalutano, ma è quella che determina la qualità delle risposte. I documenti di riferimento di Nexus Integration sono file su Google Drive, sono FAQ di setup, linee guida di sicurezza, documentazione dei piani tariffari, prodotti, procedure di HR, eccetera, eccetera. Il workflow va a prendere questi file, li legge e li divide in chunk. Qui c'è una scelta progettuale importante che ho fatto. Ogni riga dell'Excel diventa un punto all'interno del database vettoriale. Non spezziamo le righe, non creiamo chunk da 200 caratteri come si fa con i documenti più lunghi. Prendiamo la riga intera, la serializziamo in JSON con tutte le sue colonne di intestazione e la inseriamo come un unico punto. Perché?
perché ogni riga è un'unità di senso compiuto. Spezzarla sarebbe controproducente. Se hai una FAQ con domande e risposte sulla stessa riga, separare le due cose in chunk distinti significa perdere la relazione tra di esse. Il modello di embedding vedrebbe solo la metà del contesto e la qualità del recupero scenderebbe. In sostanza, quello che ho fatto è prendere l'oggetto JSON completo delle intestazioni di riga e quella riga viene vettorializzata e salvata in un unico punto su Quadrant. Ogni documento inserito in Quadrant porta con sé un metadato fondamentale, il file ID di Google Drive e il nome del file. Questo ID serve per una cosa precisa che vediamo nella sezione successiva. Sezione 3. Aggiornamento dei file modificati su Drive. Un aspetto che ho considerato è l'aggiornamento dei documenti. I documenti non sono statici, la documentazione cambia, i prezzi cambiano, le FAQ vengono aggiornate. Se ogni volta svuoto tutto il contenuto della collezione del database vettoriale e reinserisco tutto, ho due problemi: spreco di risorse e perdita di tempo. Ho risolto così. Ogni file su Google Drive ha un ID univoco. Quando un documento viene aggiornato, il workflow lo individua. A quel punto usa il file ID memorizzato come metadato in Quadrant per filtrare ed eliminare solo i vettori relativi a quel file specifico. Poi li reinserisce con il contenuto aggiornato. Questo approccio garantisce che il vector store sia sempre allineato con i documenti sorgente, senza dover riprocessare l'intera base di conoscenza ogni volta. Sezione 4. Chatbot con Chain Q&A per verifica. Prima di mandare il workflow in produzione con il webhook, ho costruito una sezione di test interna. Un chatbot con catena question and answer che usa il vector store di Quadrant come contesto. Funziona così. Faccio al chatbot una domanda, tipo se è disponibile la versione trial, e questa dovrebbe essere la risposta che il chatbot dovrebbe restituirci. La inviamo e il nodo Q&A interroga Quadrant con una similarity search, recupera i chunk più rilevanti e li impassa al modello linguistico insieme alla domanda. Come potete vedere, ci ha fornito la risposta corretta. Una fase di debug interattiva, prima di toccare il flusso principale, è sempre una buona pratica. Sezione 5. Il flusso principale. Questa è la parte centrale, quella che risponde alle mail, le categorizza, costruisce la bozza di risposta e valuta la qualità. Il trigger di produzione è un webhook. Arriva la mail, entra nel workflow e il flusso si mette al lavoro. Il primo passo è la categorizzazione. Ho costruito un nodo AI che legge il corpo della mail e la classifica. Setup question, security question, pricing question, eccetera, eccetera. Questo non è solo un'etichetta, ma è la categoria che determinerà il comportamento successivo all'interno del flusso. Subito dopo la categorizzazione, il workflow esegue un similarity search su Quadrant, cerca i chunk di documentazione più pertinenti rispetto al contenuto dell'email ricevuta. Questo è il contesto RAG. Non risponde basandosi sul suo modello, ma risponde basandosi sul modello più i documenti reali dell'azienda. Con questo contesto in mano, il nodo AI genera una bozza di risposta. Non una risposta generica, una risposta contestuale, con le informazioni corrette estratte dalla documentazione e da un prompt di sistema specifico. Poi c'è il sistema di valutazione. Il dataset di test fornisce per ogni mail la categoria attesa. Il workflow confronta la categoria prodotta dal modello con quella attesa. Se coincidono, la risposta è corretta e gli viene assegnato il valore 1, se no viene assegnato un valore 0. E questo è il risultato all'interno dell'Excel. Inoltre, nel dataset di valutazione, oltre alla comparazione della categoria, ho inserito anche una comparazione tra l'azione attesa e il draft generato. Non è una comparazione esatta parola per parola perché non avrebbe senso.
ha usato un approccio AI-based. La metrica correctness viene calcolata da un modello che valuta semanticamente quanto il draft prodotto copre l'azione attesa. Se il draft risponde a ciò che viene richiesto, la valutazione è estremamente positiva e viene dato uno score da 1 a 5. Se mancano informazioni chiave o vai fuori contesto, viene penalizzato. Questo significa che non stai solo misurando se hai classificato bene la mail, ma stai misurando se la risposta generata è effettivamente utile per chi la riceverà. Qui quindi andiamo a prendere riga per riga il dataset di valutazione, viene effettuata la classificazione del testo secondo le categorie richieste, l'agente crea il draft della mail e restituisce il JSON con categoria e draft reply, che è il formato richiesto dal webhook finale. Il sistema valuta la similarità tra il draft reply e l'azione richiesta dal dataset, quindi in questo caso abbiamo un punteggio buono di 3 su 5 e viene valutata anche la correttezza della categoria assegnata. 1 se la categoria è corretta, 2 se invece la categoria del dataset di valutazione è differente rispetto a quella ricavata dall'agente. In sostanza, cosa si ottiene alla fine con questo workflow? Si ottiene un sistema che riceve un'email, capisce di cosa parla, trova le informazioni giuste nella documentazione aziendale, genera una risposta automatica professionale e valuta automaticamente se la categoria è corretta. Prima di questo workflow, qualcuno doveva leggere le mail, aprire la documentazione, scrivere manualmente ogni risposta e sperare di non sbagliare. Con questo workflow, tutto questo avviene in pochi secondi e puoi misurarne la precisione, non a occhio, ma con un dataset di valutazione strutturato. Inoltre, il database vettoriale di Quadrant garantisce che il sistema usi sempre le informazioni aggiornate dell'azienda. Il sistema di aggiornamento incrementale, basato sul file ID, garantisce che la base di conoscenza sia sempre sincronizzata con i documenti caricati su Google Drive. Questa quindi non è solo una demo, ma è un'architettura che puoi adattare ad un caso reale in poco tempo. Quello che hai visto oggi è una versione base. Funziona, passa la valutazione, rispetta i requisiti della challenge, ma è migliorabile. Vediamo insieme i due punti di sviluppo più interessanti. Il primo è l'ottimizzazione del system prompt. Io ne ho usati due distinti, uno per la categorizzazione e uno per la generazione del draft. Entrambi funzionano, ma ci sono margini di miglioramento significativi. Un prompt di categorizzazione più raffinato porterebbe la precisione ancora più in alto. Lo stesso vale per il prompt del draft. Più contesto sul tono aziendale, sulle eccezioni per categoria, sulle formule di apertura e di chiusura, più la risposta generata sarà professionale e pronta all'uso senza troppi ritocchi. Il secondo punto, e per me il più interessante da un punto di vista architetturale, è la separazione tra recupero delle informazioni e generazione della risposta. Nella versione attuale l'agente fa entrambe le cose. Cerca nel database vettoriale e genera il draft. Funziona, ma c'è un limite intrinseco. Un agente con accesso diretto al modello può in certi casi inventare informazioni che non sono nel database vettoriale, anche se il prompt di sistema dice di non farlo. La soluzione più robusta è questa. Prima una chain Q&A dedicata al recupero delle informazioni attraverso il RAG e poi un agente separato per la scrittura. La chain Q&A, per sua natura strutturale, è ancorata ai documenti, non specula, non riempi i vuoti con conoscenza generica, recupera quello che c'è e solo quello. Se l'informazione non è nel vector store, la chain lo dice esplicitamente. Le informazioni estratte dalla chain vengono poi passate a un secondo nodo, un agente o una chain specifica, il cui unico compito è costruire il draft in modo professionale a partire da quel contesto verificato. Niente allucinazioni, niente risposte inventate, solo informazioni reali presentate bene.
Questa separazione di responsabilità rende il sistema molto più affidabile in produzione, soprattutto su email di natura legale o di sicurezza, dove una risposta imprecisa può avere conseguenze reali. Se ti interessa il workflow completo, lo troverai disponibile una volta approvato dalla community di N8N insieme agli altri miei workflow. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like. Aiuta il canale a far girare questi contenuti a chi ne ha bisogno. E se non sei ancora iscritto, fallo, perché nei prossimi video continuerò su questa direzione. Raga avanzato, agenti autonomi, chatbot e architetture AI applicate al mondo reale. Ci vediamo nel prossimo video.